Bonjour les amis, oggi siamo insieme per preparare una ricetta classica francese, la soupe à l'oignon, la zuppa di cipolle. Je m'appelle Denis Broisi e la faremo insieme. Andiamo! Per questa ricetta è importantissimo le fond blanc. Il fondo bianco sarebbe un brodo bianco fatto di verdure e carne bianca, in questo caso il pollo. Possiamo utilizzare un pollo crudo oppure anche un pollo tipo le carcasse di domenica di un pollo arrosto. Molto importante, cominciamo sempre un brodo con acqua fredda. Mettiamo già il sale, pepe in grani. Adesso aggiungiamo l'aglio, il timo e 2 foglie di alloro. Sempre per il nostro fondo bianco o brodo, come preferite chiamarlo, mezzo porro tagliato grossolanamente, una carota. Uguale, tagliamo la carota grossolanamente. Potete anche utilizzare tutte le épluchures, si dice così in francese, tutte le bucce delle vostre verdure, no? Delle carote, del sedano per esempio. Bisogna dire anche che il brodo alla base del fond blanc è un brodo di recupero, quindi a casa non esitate a recuperare tutti i resti delle vostre verdure. Uguale, tagliata grossolanamente. Per fare un buon brodo a casa mi raccomando a partire con acqua fredda. Per quale motivo? Mettiamo tutte le verdure e la carne in acqua fredda, così i succhi che sono all'interiore di queste verdure e di questa carne possono uscire e dare un buon sapore al nostro brodo. Eccoci qua, cominciamo a far bollire il nostro brodo e lo schiumiamo piano piano per togliere le impurità. Tutta questa schiumettina un po' marroncina, vedete? Questa qui bisogna cacciarla via, sono le impurità della carne e le impurità anche delle verdure. Cuociamo il brodo a bassa ebollizione per circa 2 ore. Ragazzi, questo profumino, che ve lo dico a fare? Filtriamo il brodo. Questo colore eccezionale, eh? Mamma mia. E il nostro brodo lo rimettiamo a scaldare. Ragazzi, chi di soupe à l'oignon dice zuppa di cipolle e ci sono tante cipolle da tagliare. Allora, se piangete, non vi preoccupate, tutto andrà bene. Andiamo. Allora, tagliamo le cipolle a julienne. Quindi più finamente possibili, attenzione alle dita, quindi la tecnica la conoscete già. Ecco qua, se siete bravi come me non piangete, se no vi asciugherete gli occhi ragazzi. Per la cottura delle nostre cipolle mettiamo prima un filo d'olio che ci proteggerà il burro e eviterà che il burro bruci. Tutto il burro, facciamo sciogliere bene burro e olio, versiamo le cipolle nel burro caldo e andiamo a caramellizzarle fino ad avere una bella colorazione. Les amis, non avete paura di questi rumori forti, la cipolla deve essere caramellizzata, quindi l'intensità della placca, l'intensità del vostro fuoco deve essere importante. Girate, mescolate sempre, l'importante è che la cipolla non attacchi il fondo della casseruola. Caramellizzazione al top, aggiungiamo il vino bianco e lasciamo sfumare per qualche minuto. È il momento di salare e zuccherare leggermente le nostre cipolle per avere una maggiore caramellizzazione. Adesso facciamo cuocere per 30 minuti. Le nostre cipolle sono caramellizzate a souhait, quindi ben stufate, e aggiungiamo adesso il nostro fond blanc, il brodo. Ora ancora un po' di pazienza, 20 minuti di cottura a fuoco medio e ci siamo. Ragazzi, io ho portato la baguette da Parigi, tagliamo la nostra baguette in pezzettoni e mettiamo semplicemente un po' di olio di oliva e un po' di sale e andiamo in forno a 190 gradi per 5 minuti. Il nostro pane tostato è arrivato, eccolo qua. Per quale motivo l'ho tostato? Semplicemente per assorbire il brodo in eccesso della nostra cipolla. Dentro abbiamo le nostre cipolle caramellizzate, confezioniamo dentro dei piatti o anche nelle cocotte. Riempiamo fino ai 3/4 della nostra tazza o della nostra cocotte. Les amis, importantissimo, stessa quantità di brodo che di cipolla all'interno delle nostre tazze o delle nostre cocotte. Il pane secco ci aiuterà a assorbire la quantità in eccesso e il formaggio a gratinare. Ora grattugiamo il nostro gruyère. Se non avete il gruyère potete sempre usare il grana padano. Qua ragazzi ne mettiamo una valanga di neve di gruyère. Lasciate fuoriuscire il formaggio perché la tradizione vuole che si caramellizzi anche la porcellana. È il momento di andare in cottura, 210 gradi in forno ventilato per 10 minuti. Ragazzi, la soupe à l'oignon est prête à être dégustée. La zuppa alla cipolla è pronta, vedete la porcellana che è tutta gratinata intorno, è segno
di buona cottura, è segno di buona tradizione. Lo chiamiamo il piatto scaldacuore per eccellenza e io ragazzi ve l'ho scaldato il cuore oggi.